Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Questo è il primo tutorial che vi porto e sono infatti super contento. Andrò quindi a revisionare le forcelle dell'Honda CR125 che, se volete vedere in azione, vi consiglio di andare a vedere il video in cui sono andato in pista. Vi lascio il link nelle schede e anche nella descrizione. Comunque, prima di partire vi voglio mostrare alcuni prodotti che ho acquistato per fare la revisione. Ho preso quindi 1 litro di olio da forcelle della Motul 5V 100% sintetico, un kit di paraoli e parapolvere e boccolo di scorrimento e svariati o-ring della Prox. Ci tengo a precisare che questi prodotti acquistati non fanno parte di nessuna sponsorizzazione o pubblicità, ma sono stati scelti da me personalmente e ve li ho voluti mostrare solamente a scopo informativo. In ogni caso mi sono preparato anche con alcuni attrezzi che vi voglio mostrare. Quindi svariati becker per contare la quantità d'olio da mettere nelle forcelle, degli stracci, dei guanti, una chiave dinamometrica, il super manuale dove sono presenti tutti i passaggi e le varie coppie di serraggio e questo fantastico aggeggio che vi mostrerò in corso d'opera a che cosa mi servirà. Quindi restate con me. Dunque, ora che è tutto pronto, basta chiacchiere che è arrivato il momento di iniziare. Ok ragazzi, ci siamo. Mi metto i guanti. Spero che questa inquadratura vi piaccia e soprattutto che si riesca a capire quello che vado a fare, siccome è un tutorial. Speriamo bene. Comunque, prima di iniziare volevo dirvi che il tappo l'ho già allentato quando avevo la forcella sulla moto, perché a mano tirando sarebbe quasi impossibile. Quindi prendo una sedia che mi appoggio qui, così capite bene anche voi, e poi procediamo subito. Ora, questa è la seconda forcella che faccio. Per sicurezza ho fatto la prima senza GoPro, così da capire bene quello che dovrò fare, siccome è circa un annetto che non lo faccio e non facendolo di mestiere non va sempre tutto per il meglio, ecco. Comunque, inizio. Quindi, vado a prendere prima il contenitore dell'olio esausto. Ecco qua il nostro contenitore dell'olio, bello sporco. Quindi prima di iniziare a svitare il tappo portiamo le viti di regolazione tutte nella posizione più morbida possibile, ovvero dove c'è la S, quindi in senso antiorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una volta fatto la parte superiore passiamo a quella inferiore, cavando il suo tappino che protegge dallo sporco. E andiamo anche qui verso più soft possibile. Qui siamo già soft, quindi siamo a posto. Questo lo posizioniamo qui. Ok, quindi in questo momento possiamo andare ad aprire la nostra forcella. Con una 19 svitiamo. A questo punto teniamo stretta la cartuccia, portiamo un po' verso il basso e abbiamo bisogno di 2 chiavi in questo momento. Dobbiamo andare a mettere la nostra 19 qui, tenendo fermo questo dado, e con un'altra 19 svitare completamente il tappo dalla forcella. Quindi adesso vado a prendere un'altra 19 e procediamo. Tac, 19, come dicevo prima mettiamo la nostra chiave qui, altra 19 e si procede a svitare, magari tenendola ferma in un qualche modo. Io mi metto in questo modo qui per farvi vedere. Ok, è andata. A questo punto cominciamo a posizionare tutte le nostre cose ben divise in modo tale da non perderci di vista che cosa abbiamo smontato e che cosa dobbiamo rimontare al suo posto. Questo lo appoggiamo qui, togliamo questa rondella superiore, appoggiamo qui. A questo punto possiamo sfilare la molla appoggiarla qua, sfilare questa canula in metallo, sempre se riesco perché ho i guanti pieni d'olio adesso,
Ok. Facciamo scolare un attimino. Poggiamo lì pure questa. A questo punto procediamo svitando questo dado e questo pezzo di plastica che è la guida della molla. Quindi sempre con la nostra 19. Svitiamo. Questo qui non è stretto troppo perché va comunque a tirare il dado. Appoggiamo qui, sfiliamo la guida. Appoggiamo lì pure quella. Ok, a questo punto possiamo procedere a svuotarlo nel nostro contenitore dell'olio esausto. Prima pulisco un attimo le chiavi. Ok, quindi ora per svuotare l'olio basta semplicemente rovesciare la forcella. Pompiamo un po' sia la cartuccia e poi successivamente quell'asta centrale lì che vedete scorrere. E faccio uscire tutto l'olio piano piano. Mi raccomando, bisogna farla scolare per bene. Ok, direi che ci siamo quasi perché non sgocciola più. Sicuramente ce ne sarà rimasto un po' in fondo, però dopo averla smontata completamente la puliremo per bene, quindi spostiamo l'olio. Ok, a questo punto possiamo procedere quasi a dividere la forcella. Prima dobbiamo togliere il parapolvere. Cerchiamo di fare attenzione a non rovinare la sua sede, ovvero la cartuccia. Lo portiamo all'estremità e ora dobbiamo rimuovere un piccolo anello che è qua all'interno che non riesco a farvi vedere, cioè ci provo. Esattamente qui dentro c'è un anello che è da portare all'esterno, così, molto semplice, con un cacciavite, si fa attenzione e salta fuori praticamente da solo. Lo possiamo rimuovere, eccolo qua. Lo buttiamo lì. A questo punto dobbiamo solamente dividere la forcella con 2 colpi ben assestati, ma prima gli diamo una leggera scaldata in questa zona qui, in quest'area, in modo tale da ammorbidire leggermente il metallo, proprio una scaldata leggera leggera, 20 secondi col fondo a carrozziere vanno benissimo. Ok, ci siamo. Quindi cercando di rimanere il più dritti possibili, 2 o 3 colpi ben assestati e dividiamo la forcella. Via. Ok, abbiamo il nostro stelo, paraolio, rondellona, boccola di scorrimento interna della cartuccia e boccola di scorrimento esterna dello stelo. Non so esattamente se si chiamino così, comunque il punto è che questa qui ha la parte dove diciamo lavora all'esterno, mentre questa qui ha la parte dove diciamo lavora all'interno. Qui abbiamo la nostra cartuccia vuota piena d'olio, infatti dopo la puliremo con l'acquaragia. Quindi a questo punto che cosa facciamo? Siccome cambierò le 2 boccole di scorrimento, diciamo che possiamo fare anche poca attenzione nel rimuoverle, bisogna solamente prestare attenzione nello smontarle per non andare a rovinare lo stelo. Quindi procedo estraendo questa qui, anzi direi che è meglio partire prima da questa. Questa è andata. Non sono tanto rovinate, anzi sono apparentemente messe bene, però per sicurezza, già che ci sono, faccio questo lavoro qui che per quello che costano ne vale la pena. Ora estraiamo questa, vediamo un po' com'è.
Direi perfetta anche questa, a parte qualche leggero sfriso, probabilmente sia un po' rovinata nella fase di apertura. Comunque fa lo stesso. Estraiamo la nostra rondellona, il nostro paraolio, il nostro parapolvere. Comunque io adesso direi di farla scolare ancora un po', visto che è molto più leggera. Ok, ci siamo quasi, direi. Un po' di olio rimane sempre in fondo, comunque non fa nulla. Ok, poggiamo qui. Ci resta solo che pulire i vari componenti e ovviamente dopo rimontare il tutto. Quindi adesso vado a pulire tutti i pezzi e poi ci rivediamo subito, a brevissimo, che continuiamo a montare la forcella. Ok ragazzi, ci siamo, ora mi rimetto i guanti e possiamo procedere a rimontare tutto. Allora, ho pulito tutte le parti, quindi sono belle pulite, pronte per essere rimontate. Qui ho cambiato l'o-ring e niente, adesso riprendiamo a montare tutto. Quindi per rimontare dobbiamo iniziare così: prendere lo scotch da elettricista e lo applichiamo dove va la boccola dello stelo e dopo vi spiego il perché. Facciamo 2 giri e andiamo esattamente a coprire lo scalino della boccola dello stelo. Ora abbiamo messo lo scotch per non rovinare il parapolvere e il paraolio che andremo ad inserire adesso. Quindi abbiamo i nostri ricambi. Quindi parapolvere. Prestiamo molta attenzione ad inserirlo, mi giro da questa parte che faccio meglio e cerchiamo di farlo ruotare per inserirlo. Ok, facciamo sempre ruotare. Ok, lo portiamo all'estremità. A questo punto cosa andremo a inserire? In teoria bisognerebbe mettere questo, ma siccome è abbastanza morbido si può mettere anche dopo. Comunque andiamo a mettere il paraolio. Questa qui è la parte che tiene, quindi andando su così lo andremo a inserire così. Anche questo prestiamo molta attenzione e lo facciamo ruotare. E quindi appunto lo scotch serve per questo motivo qui. In questo momento qua si danneggerebbe subito perché la sede della boccola è molto graffia molto, quindi andrebbe a rovinarlo sicuramente. Quindi procediamo come il parapolvere, lo facciamo ruotare con calma, lo portiamo anche questo all'estremità. A questo punto possiamo procedere con la rondellona e già che ci siamo gli lasciamo lo scotch per inserire la boccola che va sulla cartuccia. Quindi inseriamo la boccola così evitiamo che si rovini, la portiamola in fondo e togliamo lo scotch. Ok, a questo punto apriamo l'olio. In questo piccolo becker andiamo a inserire una minima quantità d'olio per oliare leggermente la boccola dopo averla inserita. Per inserirla la allarghiamo leggermente con le dita senza esagerare, proprio il giusto da farla passare. E poi la facciamo andare in sede.
diamo una leggera oliata col dito anche in questa parte qui. Quindi ora possiamo procedere ad inserire lo stelo nella cartuccia, facendo molta attenzione. Ok, lo accompagniamo un po' ruotando. A questo punto è arrivato il momento di prendere questo aggeggio qui. Io l'ho comprato su Amazon cercando fork damper holder e serve esattamente a buttare dentro la boccola di scorrimento della cartuccia nella sua sede. Portiamo ancora più lontano il nostro paraolio e in questo caso qui io mi appoggio su una sedia e mi metto per terra perché bisogna dare delle pacche davvero forti, quindi adesso mi sposto per terra. Portiamo la nostra forcella in questa posizione, facciamo cadere la rondella e a questo punto dobbiamo inserire il nostro aggeggio qua, chiuderlo il meglio possibile. Con la mano sinistra o quella che preferite voi tenete lo stelo. La cartuccia deve essere ben appoggiata a terra e questo qui, andando a scorrere, butteremo dentro, ovvero faremo andare nella sua sede la boccola dello stelo. Quindi via. Sicuramente è già andata, con qualche colpo ben assestato, non abbiate paura, l'importante è che sia ben posizionato e che i colpi siano diretti e precisi. Per vedere se è andato nella sua sede basta fare così e controllare. Direi che ci manca ancora un po'. Stavolta direi che ci siamo. Assolutamente sì. Ok, a questo punto possiamo portare il rondellone in sede e andiamo ad inserire il paraolio. Facciamo ruotare come prima finché non arriviamo in sede. Lo inseriamo inizialmente a mano e dopo, sempre con questo, andiamo a fare pressione, qui cercando di non esagerare. Facciamo pressione e lo mandiamo in sede. Quando è andato in sede si vede l'altra sede di quella specie di segger che adesso andremo a mettere, che prima vi facevo vedere. Lo inseriamo e poi a mano lo portiamo nella sua sede. E con un cacciavite gli facciamo fare il tac. Controlliamo che sia andato in sede. Comunque questo qui è quello più semplice da inserire. A questo punto possiamo andare ad inserire il parapolvere. Facciamo sempre ruotare e questo qui lo mettiamo su a mano. Controlliamo che sia andato perfettamente in pari. Apriamo la forcella magari un po', così controlliamo. Perfetto. A questo punto non ci rimane che mettere l'olio. E come lo mettiamo? Lo mettiamo molto semplicemente facendo cadere dentro la forcella. Quindi però prima andremo ad installare alcune parti, ovvero portiamo la forcella al minimo, inseriamo la nostra canula di metallo, la guida ed infine il dado. Ora gli diamo una piccola stretta, basta tirarlo a mano, in modo tale che schiacci leggermente l'o-ring e siamo a posto. A questo punto non ci resta solamente altro che inserire l'olio, che da manuale sono circa 462 ml, ovvero un'altezza pari a cartuccia chiusa, quindi come in questo caso qui. Si va a misurare col calibro, in questo punto qua, e la distanza è di 71 mm standard per la mia moto, quindi mi preparo col calibro a 71 mm e con quest'altro becker vado intanto sui 300 ml.
Ovviamente già adesso non ci stanno tutti perché prima di andare a chiudere la forcella dobbiamo estrarre l'aria che si forma quando mettiamo l'olio, quindi all'inizio basta solamente far andare su e giù la cartuccia. Bisogna farlo 6, 7, 8 volte circa. E poi procediamo con quest'asta qui, in modo tale da far entrare l'olio in tutto il circuito, perché infatti adesso è completamente morbida. Piano piano si deve indurire e dopo che si è indurita in pratica è perché l'olio è andato in tutti i passaggi. Ne inseriamo ancora. Procediamo con lo stesso metodo, lasciamo che le bolle escano. Quello più importante è l'asta centrale, che fa sì che l'olio entri completamente nel circuito. Mano a mano che eseguirete questa operazione qui, l'asta diventerà sempre più dura e l'olio comincerà ad uscire da qua sopra. Ciò significa che praticamente non c'è più aria, però conviene farlo svariate volte per sicurezza. Adesso aggiungiamo un po' di olio, siccome la quantità è calata, quindi andiamo a 400 e direi che possiamo arrivare anche a un po' di più, tipo al totale, ovvero 460, e poi aggiungiamo piano piano. Quindi niente, ora continuiamo con questo procedimento qui per far uscire tutta l'aria che c'è, fino a quando non vediamo più le bolle formarsi alla base del liquido, che comunque si sentono anche. Comunque direi che ci siamo, perché non si sentono più le bolle. Mi raccomando, questa misurazione qui deve essere effettuata senza la molla. Perfetto, va benissimo. Quindi ora che abbiamo messo la giusta quantità d'olio possiamo mettere la nostra molla. Prima però estraiamo l'asta centrale. Poi proseguiamo con le due parti che erano là sopra, magari senza farle cadere. Olè. E poi con il tappo voglio mettergli un po' di olietto nell'o-ring per sicurezza. Dunque ora con la 19, come quando l'abbiamo smontata, teniamo stretto il dado, andiamo ad infilare il tappo. Magari se prendo questo faccio meglio. Ok, qui bisogna tirarla con la chiave dinamometrica. Dobbiamo tirarlo a 28 Nm. Siamo a 28 Nm, 19 sul dado e procedo. Perfetto. Ok, a questo punto andremo a portare su la nostra cartuccia ed infine ad avvitare il tappo. Olè. E abbiamo la nostra forcella chiusa e pronta per funzionare. Ovviamente dobbiamo tirare il tappo superiore a 29 Nm, se non erro. E ovviamente per tirarlo o vi date un aiuto, qualcuno che tiene, oppure lo inserite nella sua sede, stringete le viti anche lì con la dinamometrica, mi raccomando, perché si rovinano molto facilmente, e poi dopo andate a tirare 29 Nm, andate a risettare le vostre viti, durezza, morbidezza, insomma come le avete settate voi, e fine, basta, la forcella è pronta. Bene ragazzi, revisione e tutorial terminati. Ho ancora il segno qua sopra della GoPro perché sì, mi sono messo la GoPro qua in testa. Spero quindi che l'inquadratura vi sia piaciuta e soprattutto che vi sia stata d'aiuto per capire tutte le fasi della revisione, dallo smontaggio al rimontaggio e tutte le varie fasi, insomma. Devo dire però che non è poi così complicato se si ha un minimo di manualità, ovviamente. Per me questa è la seconda revisione che effettuo sulle mie forcelle. E sinceramente alla prima non sono andato così veloce e con così tanta sicurezza. In ogni caso io vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto ed è stato di vostro aiuto. Mi farebbe un sacco piacere e mi dareste un grande supporto. E inoltre se vi va lasciate un commento o un consiglio qua sotto. Dunque anche per questo video è tutto, quindi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e ciao ciao!